friends, Johnny Bravo is back. Oh, oggi, piccola grande sorpresa. Finalmente, dopo mesi di lunga attesa, chi è venuto? Da chi sono andato? Ecco, da chi sono andato? Sono andato a casa di Andrea. Andrea Pistini. Ciao a tutti, finalmente, sono contento finalmente di riannunciare un'altra collaborazione. Oh, la nuova collaborazione. Questa collaborazione io l'ho leggermente spoilerata perché devo capire un po', però l'ho giusto così, un'occhiatina, dico bene? Sì. Adesso noi facciamo una bella cosa. Ci andiamo a guardare un pezzettino di questo video, ma prima di guardarcelo io interromperò a un certo punto all'inizio del video perché tu dovrai raccontarmi alcune cose che io ti chiederò in quel momento. Spero di ricordarmele dato che sono state ormai. Certo, lo immagino. No? Innanzitutto iniziamo con questo sempre. Copy ma una copia, in questo caso com'è? Un copy paghi? Sì, ecco. Perché il pezzo è quello. Certo. Hai spoilerato però. Ho spoilerato, ma lo ridiciamo. Ma certo, ma tappato me lo vedono. Giusto? Perfetto. Allora, partiamo? Sì. Vabbè, l'inizio è... Il titolo è con i nomi dei musicisti, ora chiaramente caffè del mattino, no? Vuol dire, e quindi abbiamo voluto ricordare questa cosa. Io vedo scorrere alcuni nomi. Sì. No, non lo so. Fermo. Lo so che disturbo il pezzo e mi dà fastidio, però io... Vabbè, ma non è importante. Ecco, in questa schermata, no, tu mi fai la cortesia che mi racconti chi hai coinvolto in questa operazione. Allora, sì, prima di raccontarti chi ho coinvolto, ti racconto pure perché ho scelto questo pezzo. Bravo. Venendo da Page Bluk, un pezzo meraviglioso che ha avuto il successo che ben sappiamo, certo. Volevo fare, per non ripetermi, una cosa completamente diversa, quindi ho questo pezzo molto allegro, che può sembrare leggero, in realtà tecnicamente ha delle difficoltà, quindi sì. non è leggero all'ascolto, ma ha della sostanza musicale, certo. Come è solito di Alip, che comunque anche le cose semplici, comunque c'è sempre una sostanza armonica, melodica importante. E quindi dopo un po' di prove volevo fare una cosa molto più fresca, tanto il pezzo già nasceva un po' tra virgolette pop, molto più immediato e forse però non ti posso interrompere un secondo? Se me lo racconti e non me lo fai sentire mi agito. Allora tu prima che certo tu conosci ogni dettaglio, ogni sfumatura, io sto proprio così, navigo a vista. Allora, navigando a vista io ti chiedo, mi racconti per cortesia questi signori? Allora, questi signori, io li ho coinvolti quando ho, diciamo, avuto le idee un po' più chiare di come farlo, sì. Ho capito su che versante andare e quindi sono andato un po', diciamo, su un pop, jazz pop, una specie di fusion che mettesse insieme delle sonorità etniche con il Merlin, che è quello strumento particolarissimo che è probabilmente uno strumento diatonico che può suonare anche chi non ha alcuna esperienza, perché qualsiasi nota fa parte di una scala che va bene, viene dal dulcimer brasiliano, è uno strumento a 4 corde, e quindi poi rispetto a questa cosa ci ho messo anche del suono rock con la chitarra elettrica, un po' di jazz, e quindi ho chiamato dei musicisti straordinari che sono delle star qua in Italia e anche all'estero, che andavano proprio da quella parte, quindi verso il jazz. Quindi per esempio abbiamo Enzo Di Vita alla batteria, che ha collaborato con grandissimi nomi. Lo vediamo in primo piano in questo momento.
Sì, infatti che Perfetto. inizia che hanno fatto insieme al basso che c'è Marco Siniscalco, Marco Siniscalco. un grandissimo bassista che veramente Allora, ha li conosco. un curriculum da fare invidia a chiunque, Sì. che hanno fatto un lavoro, adesso chiaramente alla fine neanche uno se ne accorge. Ma siccome Alip probabilmente suona libero, lui non segue un metronomo, un timing, Certo. Anche se ce l'ha in realtà. ce l'ha, ma interno. è il suo interno, Certo. no? Però è chiaro, riuscire a costruire, è come costruire le fondamenta dopo che hai costruito i piani, è difficilissimo. Certo. Loro ci sono riusciti Certo. e hanno fatto un lavoro immenso. Allora, ti interrompo, indicami il Allora, pianista. Sebi Burgio, pianista jazz, uno dei più apprezzati in questo momento, sta suonando con chiunque, con tutti, bravissimo. Sono andato da lui a registrare, infatti il pianoforte è vero, probabilmente abbiamo fatto 2 take subito buone, via, e si è inglobato benissimo con le mie chitarre, con il Merrill subito. Ha preso gli spazi e infatti gli ho dato anche poi alla fine lo spazio per un piccolo solo. Ecco, qui Ascoltiamo perché mi piace tantissimo la partenza del pezzo, veramente bellissimo. il Merli adesso inizia la batteria che ha un groove molto particolare che segue proprio le note, non è un classico groove, è veramente un lavoro difficilissimo fare basso e batteria. Bellissimo. Quindi c'è il sapore jazz della chitarra jazz e il sapore rock di questa chitarra poi che vedete è una chitarra equipaggiata col Visual Note LED System che è una cosa Me lo puoi innovativa sospendere? di cui possiamo parlare. Io ti dico una cosa, il momento della sospensione, visto quando il brano sospende un momento, Sì, no? sì. Io trovo fantastico, adesso te lo dico a primo ascolto, tu mi hai spiegato la maestria del basso che riesce a ricostruire. Sì, perché quello è un Quindi lavoro la sezione che chi ritmica- vede non lo può sapere. Esatto, basso batteria. Trovo meraviglioso, al di là, non ti faccio i complimenti per il tuo arrangiamento straordinario e tutto, ma io trovo anche nella sospensione dei pezzi, per esempio, l'intervento di Burgio. Sì, di Burgio. Lo trovo fantastico, cioè la risposta alla chitarra, la risposta al solo di chitarra. Io trovo degli interventi un po' jazzistici, bellissimi. Lui è un pianista jazz, anche se non ha difficoltà a suonare pop, eccetera, Certo. però la sua matrice è quella. E io proprio gli ho lasciato proprio degli spazi a lui, no? Che avrei potuto riempire con la chitarra, ma gli ho lasciati quando ho deciso di andare perché all'inizio io lo volevo fare un po' più rock, devo essere sincero. Poi invece facendo alcune prove ho visto che era meglio, ci ho messo lo strumento etnico che mi è piaciuto molto, quindi però ci ho voluto lasciare la chitarra rock che penso sia una commistione molto interessante. Quindi lo spazio del pianoforte e del solo era proprio il suo e lui... Ma mi piace proprio anche il suo tocco che è così è meraviglioso. Ripeto, stiamo parlando di grandissimi musicisti, io trovo, veramente grandi. A primo ascolto così, mandiamo il pezzo, via. Fantastico. Possiamo stoppare un attimo così perché ti lascio comandare un po' perché a casa tua comandi tu. Senti, io il suono del jazz di questa chitarra è bellissimo, lo trovo fantastico, no? Ha inserito, intanto mi devi parlare proprio dello strumento del Questo è una chitarra dell'Ibanez Jazz modello Pat Metini, quindi infatti il suono è quello, sì, ho usato molto lo stile ottave anche di George Benson, così e mi piace molto
diciamo il contrasto anche Beh, con ecco, ma io anche ti con ho Merlin, chiesto questa. anche perché il pezzo si basa su questa frase tano, tavrara, quindi l'unisono di tutti è bellissimo perché quando lo facciamo addirittura in una parte lo fa pure il basso e anche la batteria fa come se suonasse cioè non accompagna, capite? È questo che è stato bello, il grande lavoro di basso e batteria. Però adesso mi devi parlare, questa l'abbiamo accennata Sì. perché c'è un suono che poi gli appassionati riconoscono, eccetera. Certo. E invece parlami di questa chitarra Allora, elettrica. quella è una chitarra molto vecchia, degli anni 70, che presi a New York, dell'Ibanez, dove è montato il Visual Note LED System, che è una cosa che adesso noi vediamo solo i LED sul manico, Sì. però a livello didattico è una cosa fondamentale perché uno, praticamente immaginate che sono tutti i tasti illuminati e addirittura c'è una funzione che lui ascolta i brani da YouTube e ti illumina i LED degli accordi del brano per imparare. È una cosa fantastica, a scale, a soli, e poi c'è il software in continuo aggiornamento che quindi potrà fare delle cose e già c'è una libreria molto fornita di brani, è una cosa eccezionale. Devo dire una cosa, invenzione italiana. Quindi dobbiamo, quindi Visual Note, o chiaramente nelle info c'è, è veramente, c'è un sistema anche per acustica, quindi per elettrica e per acustica. È veramente a livello didattico, io lo uso anche al conservatorio, è veramente bellissimo, a parte la bellezza del look che vediamo in LED, però c'è proprio una sostanza vera dietro. A parte c'è un bellissimo suono oltretutto. Mandiamo. Devo dire che anche il video è molto simpatico. No, ma questo qui dobbiamo fare i complimenti a chi? Alla grande videomaker. Qui c'è Cristina Pistilli che è l'anima, proprio l'anima, ma proprio la grande anima. Sì, lui ha fatto un lavoro. Sì, ma qui comunque devo fare i complimenti a tutti, a te in primis, ma devo fare i complimenti anche a questi grandissimi artisti veramente meravigliosi e devo dire che il brano è fantastico. Ali Bada A me devo dire che già il brano mi metteva allegria prima e continua a mettermi allegria, è questo che volevo. è bellissimo. Proprio. Questo è un gopi paghi, questo caffè del mattino. Uno si sveglia con la felicità, con l'allegria. E questo veramente, anzi io devo dire una cosa, anzi voglio stoppare un momento. Voglio dire, il brano nasce come auspicio del momento, no? La mattina ti svegli il caffè e riporta il brano proprio originale, porta questa atmosfera. Sì. Questo arrangiamento, questa nuova versione insieme ad Alip, trovo un po' come se avesse amplificato la sensazione, cioè diventa una sorta di, no? Ha preso il cuore del brano, l'ha amplificato, l'ha dilatato e sto caffè è diventato un caffettone esagerato, un po' di paghi. Ecco, questo è una, diciamo, è una modifica che ho fatto io al brano originale, che in realtà non è così. Questo break non c'è. Quindi ho allungato un po' per dare spazio al Merlin e per creare questa aspettativa per poi il rilancio finale. Qui rimane solo il Merlin, che sentite il suono quant'è. Qui proprio due mondi estremi che si incontrano, la chitarra rock con me e tutti insieme. Bellissimo. Ma poi diciamo una cosa, la dico alla fine, che ve la valutata. Il batterista è stato, ripeto, è talmente difficile quello che ha fatto il batterista e che addirittura adesso farà un tutorial di come ha fatto a fare questa cosa, perché è un tipo di batterismo abbastanza particolare, no? Mi piace che ha chiuso con l'armonica Lip.
Che l'hai fatto chiudere con l'armonica? Vabbè, Certo, no, però all'interno di questo grande abbraccio, quell'armonica che chiude. L'armonico. È l'armonico che chiude e che firma. Sì, certo, va bene. Certo. No, io dico, devo dirlo all'inizio, lo dico alla fine, ma chiaramente per gli amici indonesiani metteremo i sottotitoli in evidenza in maniera che, perché chiaramente abbiamo fatto questa reaction in italiano per goderci in modo rilassato. Per spiegare anche meglio le cose più difficili. Perché come madrelingua, insomma, noi come padrelingua l'inglese... Beh, in indonesiano ancora non siamo. In indonesiano siamo agli albori. Adesso sul Kopi Manakopi ci siamo, qualche insomma cosa l'abbiamo presa. Comunque, per chiudere, per concludere, no? Che vuoi raccontare agli amici? Allora, chiaramente il video intero lo potete questo è chiaro, metteremo il link, ma questo è evidente. Ci sarà il link sotto questo. Sul mio canale YouTube, perché sarà postato insieme. Contemporaneamente postiamo, quindi troverete il link. Chiaramente Andrea Pistilli, il canale lo conoscete, ma casomai andatevi a guardare il link per quei 4 gatti che non lo conoscono. A me che vedevo dire? Certo, ci saranno sul video, come ho già detto prima, i link dove potete andare a sentire tutto quello che fanno questi straordinari musicisti che hanno accettato di fare questa collaborazione con me e anche alcuni link che rimandano a questi strumenti particolari che ho usato, quindi insomma per chi volesse addentrarsi un po' di più a tutte le armi. Enjoy life, enjoy music and be happy. Be happy. Ciao!